Ciao a tutti, oggi voglio fare una sorta di reaction alle dichiarazioni della senatrice Celeste Amaricia, senatrice paraguayana, non tanto per il primo post ormai diventato famoso e virale, dove insulta pesantemente Mbappé, quanto quella che suppostamente dovrebbe essere stata la classica pezza, invece la pezza è stata peggio di quello che aveva scritto prima. Andiamo a vedere cosa dice la senatrice nel suo post intitolato Lettera aperta a Mbappé. Faccio una premessa: la senatrice ha ammesso di non essere una tifosa del calcio, non si capisce perché debba parlare di calcio, ma quando ci sono i mondiali scoppia questa mania e anche chi non sa neanche che forma abbia il pallone si sente in diritto di dire sciocchezze. Se non capisci di calcio, non parlare, non guardare le partite come fai durante tutto l'anno e magari eviti certe figuracce. Questa lettera aperta, vi assicuro, è a dir poco delirante, ma ve ne accorgerete nel momento in cui ve la leggo e ve la commento. Già l'inizio è a dir poco sconvolgente. Il problema è tra tu e io. Non so come si arrivi già a scrivere una cosa così arrogante, come se Mbappé ti conoscesse, ti registrasse. Dice di non aver mai detto nulla contro la Francia, il mio problema è con te. E qui inizia un po' di, come dire, di autocelebrazione, dicendo che ha studiato in un collegio francese da quando aveva 2 anni, fino ai 17, dove ha completato la formazione secondaria. Dice che ciò che è grazie al collegio dell'Immaculée Conception, chiedo scusa per la mia pronuncia francese, ma io ho studiato all'Università di Napoli, non alla Sorbona. Che altro dice? Che ha fatto arrabbiare molto l'arroganza e il disprezzo manifestato da Mbappé durante la partita. Assolutamente non mi è sembrato che Mbappé o la Francia abbiano avuto l'atteggiamento denunciato, e qui la senatrice fa un bel po' di confusione perché colloca anteriormente al partito le dichiarazioni che Mbappé ha detto successivamente, come quando se c'è da mettere le mani nella merda le mettiamo. E qui la senatrice dice non siamo stupidi, capiamo perfettamente, invece non ha capito evidentemente nulla. La merda era la squadra del Paraguay, e il Paraguay siamo tutti. Mbappé dice semplicemente che se c'era da sporcarsi le mani, la Francia, come aveva fatto vedere in campo, era pronta a sporcarselo, perché il riferimento è al gioco sporco e poco sportivo fatto dai calciatori del Paraguay, che questa cosa, attenzione, è stata riconosciuta anche da alcuni tifosi del Paraguay che avevano scritto nei commenti alla senatrice. Poi quando dice anche qui, dopo hai detto che si vanno che vi togliete lo smoking, e anche qui abbiamo capito bene che voi sono quelli eleganti che usano lo smoking e noi i poveri che vestiamo male. E qui anche queste parole Mbappé le ha dette dopo, ed era il riferimento era diciamo, all'eleganza del gioco della Francia, invece di fare un gioco basato su tocchi veloci, c'era da dare battaglia, e battaglia è stata data. Durante la partita hai avuto una condotta arrogante, si notava il tuo disprezzo ad ogni giocatore, altra cosa falsissima, anzi ricordo anche un paio di sorrisi e abbracci con Caceres che, attenzione, poi in una successiva azione di gioco, dopo che aveva fatto la parte dell'amico, nella caduta ha cercato di dare un calcio a Mbappé, toccandolo leggermente sulla caviglia. A proposito di calciatori scorretti. Poi, allora, i miei post sono stati scritti con la sangue che mi bolliva, questo sangue meticcio, nella bella mescola di sangue indigeno con sangue spagnolo che corre per le sue vene, che stava bollendo, e quindi per questo motivo avrebbe fatto questi post così aggressivi. Sinceramente mi sembra un commento buttato così a caso,
guardate, la senatrice dice di essere un'avvocata, avere un'istruzione, ma secondo me si esprime malissimo, non ha il dono della sintesi, fa tanti giri di parole, ripete spesso gli stessi concetti, è ridondante nel pensiero e nella scrittura. E questo lo vedrete anche adesso che andrò avanti a leggere la sua mail. Non so, magari cercava di raggiungere un numero determinato di parole, ma diciamo che lo stile della scrittura è da rivedere. Adesso qui adesso esigo che anche tu mi chiedi scusa, io neanche tollererò la tua violenza. Ed ecco, allora, primo, violenza, non so di quale violenza si accusi Mbappé, poi arriva la classica frase da politico navigato, quando dice non ha idea di chi sono io, lei non sa chi sono io, non ha nessun diritto a dire che sono una donna disprezzabile, indegna dell'incarico che occupo, e dice io sono senatore della nazione del Paraguay, eletta con voti, prima sono stata deputata nazionale, anche in questo caso eletta con voti, non so, pretende di essere eletta con le caramelle, non lo so. Comunque da migliaia di paraguayani e paraguayane mi hanno votato ancora e mi considerano la sua voce. Il mio impegno principale è essere la voce del popolo paraguayano, dire quello che loro non possono dire e difendere il mio paese persino con la mia vita. Questo è ciò che si aspettano da me. Mi sembra che si stia dando fin troppa importanza a questa senatrice. Rappresento il mio paese perché sono stata votata ancora una volta in elezioni libere, come se in Francia le elezioni non fossero libere. Sono stata votata liberamente per fare le leggi e pare essere la voce dei paraguayani. Vedete, ripete sempre le stesse cose. Tu non hai idea di che significa essere eletta per difendere al tuo paese, per essere la voce del popolo. Sono stata eletta per essere senatore nazionale e questo non si diminuisce l'importanza del suo incarico. Ecco, come vedete, ha fatto un incredibile giro di parole per ripetere alla nausea sempre le stesse parole. Evidentemente alla signora le mancano parecchi argomenti e il fatto che leggo sia un'avvocata mi preoccupa molto per la sua professione. Poi, allora, chi sei per trattarmi un'altra volta di indegna e disprezzabile? Neanche mi conosci. Mi pare che l'avesse già detto un paio di volte questa cosa. E qui viene probabilmente l'opera d'arte. Veramente qui sono rimasto senza parole. Violenza di genere, di genere, pura e dura. Violenza politica contro una donna che è arrivata dove sta grazie al voto popolare del suo popolo. Avevamo capito questa cosa. Giustamente, tu disprezzando al genere, quindi sta trattando a Mbappé di misogino, di uno che odia le donne, giustamente tu offendi alle donne. Io non ho attaccato il tuo colore né alle tue preferenze. Qui questa tua preferenza va letta tenendo conto di quelle voci che circolavano tempo fa circa rapporti con presunti rapporti con una ragazza trans o qualcosa del genere. Quindi chi ha fatto invece riferimento alle preferenze di Mbappé, anche se in modo sottile, è stata proprio la senatrice. Non attaccare la mia condizione di donna e politica, cosa che, ripeto, Mbappé non ha mai fatto. Adesso deve praticamente pretende che Mbappé ritratti, che onori la sua cittadinanza francese e, udite udite, Mbappé deve chiederle scusa. In caso contrario potrebbe iniziare azioni legali per violenza di genere contro Mbappé. Adesso ci manca soltanto che Mbappé sia denunciato da questa signora che l'ha offeso oltremodo, ha usato frasi censurabili e non so come abbia fatto a tirare fuori in conclusione la violenza di genere.
Per questo video è tutto, lasciate un commento se vi fa piacere e ci vediamo al prossimo video.